Il giorno in cui sono stato chiamato a diventare direttore di una redazione, ho provato dentro di me emozioni contrastanti. Paura, ansia, ma anche stupore, gioia, entusiasmo. Quello che si è venuto a creare dentro di me è una sorta di disordine emotivo, dettato dal fatto che non sapevo quale percorso complesso andavo ad affrontare, ma soprattutto che avrei dovuto abbandonare la mia comfort zone. Scrivere un articolo, infatti, è molto diverso rispetto a scrivere e creare un piano editoriale che altri giornalisti devono seguire. Quella per me è stata l'opportunità per migliorarmi a livello personale e professionale e migliorare Livegate, il network di informazione che dirigo da 5 anni e che da oltre 20 fa divulgazione sui temi dello sviluppo sostenibile. Quella, infatti, è stata un'opportunità che ha sì creato disordine nella mia vita, ma è stato un disordine positivo. Quanti di voi possono dire di aver ricevuto una chiamata analoga che vi ha fatto uscire dalla vostra area di comfort, ma vi ha dato anche l'opportunità di migliorarvi come individui? Ebbene, proviamo a traslare tutto ciò a livello globale. Proviamo a immaginare che quella chiamata l'ha fatta la comunità scientifica, chiedendo a noi come umanità di accettare la sfida della sostenibilità per uscire dalla crisi climatica che stiamo vivendo. Una sfida enorme che a molti può apparire come una montagna insormontabile, ma che in realtà ci dà la possibilità di crescere come specie, di usare la nostra intelligenza per vivere in armonia con la natura e in equilibrio con le altre specie animali e vegetali. Quella chiamata della scienza è arrivata per davvero qualche mese fa con l'ultimo rapporto definitivo dell'IPCC, il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite che riunisce tutti i maggiori esperti di cambiamenti climatici. Sarà l'ultima chiamata questa perché non ce ne saranno altre da qui alla fine del decennio. Una chiamata che ci ha detto esattamente cosa dobbiamo fare per allontanarci dal baratro climatico al quale ci siamo pericolosamente avvicinati e fermare il riscaldamento globale prima che sia troppo tardi. E per farlo la soluzione è molto facile, dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili come carbone, petrolio e gas. Una soluzione facile che ci fa stare meglio tutti, nessuno escluso, ma che in molti di noi può creare anche un senso di frustrazione, di ansia, anzi di ecoansia, per vedere tutto intorno a noi la perdita di biodiversità. Una sorta di disordine che in questo caso possiamo definire distruttivo. Ma che cosa provoca questo disordine tutto intorno a noi? Il fatto che consumiamo le risorse che la Terra ci mette a disposizione a un ritmo insostenibile. Andiamo a debito di risorse con la Terra. E per definire tutto ciò c'è anche un'espressione che è Overshoot Day e sta ad indicare esattamente la data in cui andiamo a debito di risorse con la Terra. Pensate che per soddisfare la fame di risorse naturali di tutta la popolazione globale servirebbero 1,7 pianeti, ma la Terra è una sola. L'anno scorso questa data, l'Overshoot Day, si è verificata il 28 luglio, ben 5 mesi prima della fine naturale dell'anno. Vi chiederete dunque com'è possibile tutto ciò, com'è possibile andare a debito se la Terra è una? Perché noi, paesi del nord del mondo, abbiamo uno standard di vita che non possiamo permetterci. Andiamo a debito di risorse sottraendole ai paesi del sud del mondo. Facciamo l'esempio della Repubblica Democratica del Congo. È un paese enorme dell'Africa centrale. È ricchissimo di risorse, ma non ha un overshoot day. Vuol dire che non va a debito di risorse e quelle che le rimangono a credito vengono esportate, sfruttate dalle multinazionali per andare in paesi stranieri dove vengono processate e lavorate per andare ad alimentare la loro di ricchezza, non certo quella dei congolesi. Pensate che in Italia abbiamo raggiunto l'Overshoot Day il 15 maggio e per soddisfare la fame di risorse che abbiamo, per soddisfare la fame di risorse di quasi 60 milioni di italiani, non serve un'Italia, nemmeno 2, ma servono 5 Italie.
E quindi fondamentalmente adesso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiederci come possiamo soddisfare queste risorse in modo gestibile. Pensiamo ad esempio all'energia. Quanti di voi hanno sentito dire che non basteranno mai, soprattutto le fonti rinnovabili, che ci lasceranno al buio? Ma in realtà non è così. Se noi andiamo a pensare al fatto che le energie rinnovabili sono sostenibili e se andiamo a immaginare che ci sono paesi che hanno già raggiunto il loro fabbisogno elettrico al 100% da fonti rinnovabili, allora le cose cambiano. Dalla Danimarca al Marocco, dalla Svezia all'Uruguay. Hanno raggiunto il loro equilibrio non soltanto con il sole e con il vento, che molti reputano poco affidabili perché sono fonti intermittenti, ma l'hanno raggiunta anche attraverso altre fonti rinnovabili come l'idroelettrico o il moto delle maree. E allora non è vero che le fonti rinnovabili sono insostenibili, sono tutti falsi miti e questi sono dei luoghi comuni. Pensate che ancora oggi ci sono milioni di persone che non hanno accesso all'energia e le fonti rinnovabili potrebbero portarle proprio laddove la rete non arriva. E poi c'è tutta la questione dell'alimentazione e della produzione del cibo. Noi qui siamo abituati ad avere cibi di tutte le stagioni, sempre, ovunque, siamo abituati ad avere le fragole in inverno per festeggiare San Valentino, ma siamo abituati anche a mangiare carne tutti i giorni solo perché possiamo acquistarla a basso costo. Ma secondo voi è normale pagare 2 euro un hamburger se vi dicessi che per fare 1 chilo di manzo ci vogliono 1000 litri d'acqua? 1000 litri per 1 chilo. Soprattutto adesso che abbiamo capito quanto è preziosa l'acqua e quanto è importante gestirla nel modo corretto. Guardate le alluvioni in Emilia-Romagna. Ebbene, no, tutto questo non è normale. Infatti, secondo uno studio tedesco pubblicato sulla rivista scientifica Nature, se andassimo a calcolare tutti i costi ambientali e sociali del produrre carne da allevamenti intensivi e che quindi creano inquinamento e deforestazione, dovremmo pagare quella carne addirittura il 150% in più. E poi ci sono le verdure di stagione che si chiamano così perché dovremmo trovarle solo in un certo periodo dell'anno. E invece no, noi sugli scaffali dei supermercati troviamo zucchine, melanzane, pomodori tutto l'anno. E secondo voi vuol dire rinunciare a qualcosa se andassimo a sottrarre dello spazio proprio a questa varietà di verdure? Oppure invece ci si aprirebbe davanti la scoperta di altre varietà di verdure che veramente sono di stagione ma che non vengono coltivate in maniera intensiva. Quanti di voi possono dire di essere andati al supermercato per comprare la borragine o la barba di frate? E se vi dicessi che anche l'ortica si può mangiare? Ebbene, tutto ciò ci consente di avere una dieta più varia, che sicuramente ci fa stare meglio a noi come persone, ma fa stare meglio anche la terra, perché un terreno coltivato in modo più vario è un terreno più sano, più vivo, più fertile, mentre invece le monoculture hanno bisogno di tanta energia, di pesticidi per mantenere alta la produttività e quindi sono legate a doppio filo di nuovo con i combustibili fossili. Eppure 1/4 degli italiani si è detto già pronto a mangiare meno carne, ma soprattutto ad avere una dieta più varia, se solo conoscesse, scoprisse quelle varietà nuove. E questo di nuovo secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile che LiveGate tiene ogni anno dal 2015. Quindi siamo pronti, tutti noi siamo pronti, in questa sala sono sicuro che accettereste di buon grado scelte che andassero proprio in questa direzione, in direzione dello sviluppo sostenibile. Però ancora oggi troppo spesso il dibattito è inquinato da messaggi allarmistici delle multinazionali che ci dicono che proprio cambiando il sistema di produzione attuale andremo incontro a una catastrofe. Ma la catastrofe la stiamo già vivendo, sia ambientale che climatica, l'abbiamo visto tutti. Per fortuna però ci sono anche delle buone azioni per migliorare la vita di tutti. Ad esempio nel 2015 sono stati adottati gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che in acronimo inglese si dicono anche SDGs, probabilmente li avete sentiti anche così. Sono 17 obiettivi che vanno dalla lotta alla povertà alla fame nel mondo,
ma non si può pensare di sconfiggere la fame nel mondo alimentando il sistema di produzione attuale che deforesta e trasforma in discariche gli oceani. Al contrario, negli SDGs ci sono anche obiettivi quali la tutela della biodiversità, sia terrestre che sottomarina. E noi dobbiamo raggiungere lo scopo di sconfiggere la fame, quindi di dare da mangiare a 8 miliardi di persone, ricordandoci dei limiti planetari e quindi tutelando la biodiversità. Solo così potremo raggiungere un vero equilibrio sostenibile. Perché siamo tutti interconnessi su questo pianeta, dipendiamo tutti l'uno dall'altro. E anche la Terra è essa stessa un organismo vivente. E se a star male è una specie animale o vegetale, allora ne risentiamo tutti. E l'abbiamo visto in 2 anni di pandemia. E allora dobbiamo avere l'umiltà di imparare da chi è su questo pianeta da molto più tempo di noi, perché siamo solo dei bambini se rapportati all'età della Terra. E come dei bambini dobbiamo avere l'umiltà di imparare, ad esempio dalle piante che sono su questo pianeta da milioni di anni e hanno raggiunto il loro equilibrio. E invece no, spesso ci comportiamo come quello studente che in classe si nasconde dietro la sedia di un compagno quando l'insegnante ha deciso che quella è l'ora dell'interrogazione, come se evitare quell'interrogazione fosse qualcosa di positivo, e invece no, non fa altro che prolungare il malessere e l'ansia, perché tanto poi quel momento sarebbe comunque arrivato, che lo volevamo oppure no. E allora perché invece non cercare di approcciare la sfida della sostenibilità a viso aperto, tentando di pensare anche al sollievo che proveremo quando avremo superato quell'esame a pieni voti, perché solo così potremo porre fine al disordine che abbiamo causato nella nostra casa comune e raggiungere un nuovo equilibrio, perché alla fine tutti abbiamo un solo e semplice obiettivo davanti a noi, quello di vivere meglio, di vivere tutti, ma soprattutto il più a lungo possibile. Grazie.